Oggi siamo in Valmalenco, più precisamente al ghiacciaio Fellaria, dove c'è il suo laghetto glaciale. La gita che ti propongo è molto panoramica, si possono vedere degli stambecchi come vedrai dentro nel filmato, vedrai il ghiacciaio così come lo stai vedendo adesso, più altre immagini magari del drone e quant'altro, e vedrai com'è l'intero percorso per arrivarci. Molto panoramico, si vede tutto il lago della diga di Igea mentre si sale su al ghiacciaio, e poi da qui partono comunque tantissime altre camminate. Quindi adesso andiamo a vedere nello specifico come arrivare al ghiacciaio Fellaria. Pronti? Siamo al parcheggio della diga di Igea. Potete parcheggiare qua oppure alla diga di Campomoro, che si trova più in basso, è in Valmalenco. Si lascia come ultimo paese Lanza, che volendo potete pernottare anche lì. Si può tagliare il primo pezzetto nel boschetto, poi per forza dovremo attraversare comunque la diga, anche perché noi dobbiamo andare al ghiacciaio Fellaria, che adesso vi faccio vedere esattamente dov'è. Ecco, lo vedete, è proprio lì dove c'è la cascatella. Lo so, da qua non si vede tanto bene. Attraversiamo la diga e faremo il giro dalla parte di destra. In questo modo avremo sempre il lago alla nostra destra e sarà il tracciato quello più breve, che ci porta prima a Rifugio Bignami per poi arrivare fino al ghiacciaio Fellaria. In questo caso sono 7,5 km ma con un dislivello di 604 metri. Noi ci abbiamo messo circa 3 ore e mezza più o meno, ma perché l'abbiamo presa con molta calma. Ci siamo goduti l'intero panorama e quant'altro. Volevo fare foto e questa è una gita sotto forma di relax. Al ritorno invece passeremo dal lato opposto, dove sono 12,5 km, quindi per un giro da fare come l'abbiamo fatto noi, ragazzi, un po' di allenamento fisico ci vuole, perché la resistenza si inizierebbe a far sentire. È adatto anche sia ai bambini che ai nostri amici a quattro zampe. Per bambini intendo giovani trekker che comunque abbiano un minimo di passo sicuro. Come vedete il sentiero è un minimo esposto, ma non eccessivamente. Troveremo un punto che è leggermente un po' più esposto, più avanti, dopo il Rifugio Bignami. Il panorama è stupendo, dall'altra parte poi è pieno di alpeggi dove fanno anche formaggi e ci si può fermare a mangiare. Nel periodo estivo, noi qua siamo a metà settembre e già gli alpeggi erano chiusi. La salita risulta abbastanza costante, tranne l'ultimo pezzetto per arrivare al Rifugio Bignami che tira un attimino, per poi ritornare ad essere pianeggiante, e il primo pezzo di dislivello ce lo becchiamo proprio qua, mentre invece l'altro lo troveremo proprio a ridosso del ghiacciaio. Ma da qua, ragazzi, c'è un panorama spettacolare sulla diga di Igea ed ecco lì il ghiacciaio proprio in lontananza. Guardate, io mi sono divertita un sacco. Da qui poi partono tantissime altre camminate, ce ne sono un'infinità. Per arrivare al ghiacciaio Fellaria seguiamo il sentiero glaciologico Marson. Ci sono due percorsi, sia la B che la C. Allora, la variante C vi porta direttamente al ghiacciaio Fellaria, mentre invece la variante B vi porta prima a un laghetto che troverete sulla vostra sinistra. Noi abbiamo deciso di farlo al ritorno, quindi lo vedrete dopo. Il primo pezzo che noi stiamo facendo è totalmente il sentiero C. Lungo il sentiero trovate rocce come queste che hanno particolari caratteristiche e ci sono le targhe che lo descrivono. Si superano diversi ponticelli o comunque
ponti in pietra, perché comunque è pieno di rigagnoli. È molto bello, davvero, è avventuroso e secondo me i giovani trekker si divertirebbero tantissimo a farlo. Comunque non li vedete nel filmato, ma c'erano ragazzi comunque nel farlo, ecco. Non erano al momento delle riprese visibili, ma li abbiamo trovati poi una volta arrivati sopra il ghiacciaio. Qua si ricomincia sempre un attimino a salire per poi riavere di nuovo un pezzo che resta abbastanza costante, in falso piano. Ecco, qua è dove inizierà il percorso che vi dicevo un po' più esposto, vedete ci sono comunque anche delle catene per tenersi eventualmente. Allora si passa tranquillamente, è un attimino un po' più stretto, basta stare attenti a dove si mettono i piedi. Ecco il perché vi dico passo sicuro, non soffermatevi troppo sulla cosa. Io stessa che soffro di vertigini non mi sono messa a guardare la mia destra, me la sono guardata adesso che mi sono guardata bene il panorama, poi una volta che sono partita, via, l'ho fatta ed è veramente breve, basta stare un attimino attenti. Poi diventa di nuovo tutta in falso piano, si attraversano ancora un paio di ponti, l'ultimo è in metallo e da lì parte proprio la salita che vi porta su al ghiacciaio. In questo punto è più o meno dove c'è la deviazione del sentiero numero B, dove vi porta verso sinistra, verso il laghetto, perché lì sopra c'è un'altra cascatella. Comunque vedete bene più avanti nelle immagini. Buona parte dei nostri 600 metri che ci mancano per salire di dislivello li abbiamo proprio qua. E qua la salita si fa un attimino sentire, tira un attimo, avete sempre le rocce a cui fermarvi da dare un'occhiata, come questa che praticamente è totalmente spaccata ed è spettacolare. Non vi soffermo troppo sulle rocce perché dovete venire, venite per vederlo perché merita. La salita, dai, ci si arrampica un attimo su con le mani ed è divertente, no? Qua è più la prospettiva che sembra che stia scalando chissà che cosa, tira, sono d'accordo, però vi dico è fattibilissimo, è un pezzetto, non è tanto lungo, ragion per cui fino al Bignami con bambini piccoli ok, di qua non troppo, specialmente con lo zaino bimbo, poi valutate voi, ho cercato di riprendere tutti i pezzi più particolari ed eccoci qua, questo è il ghiacciaio Fellaria ragazzi, è stupendo. Ci siamo fermati qua un paio di ore, proprio perché ho voluto fare un sacco di foto, c'erano gli stambecchi che si lasciavano avvicinare e fare le foto è stato spettacolare, ma si sentiva ogni 2x3 un pezzo di ghiaccio che si staccava dalla parte in alto e ti fa riflettere parecchio. Infatti dopo vi lascio un piccolo messaggio durante il video in cui faccio una piccola riflessione, ditemi poi cosa ne pensate. Vi lascio alle immagini del ghiacciaio, parlano loro senza bisogno di dover aggiungere nulla. Ci tenevo a fare una piccola riflessione. La natura è un'artista unica.
nonostante il cambio di clima e quant'altro, ci regala scenari spettacolari e stupendi che ci attirano e ci fanno venire fino qua per vedere delle cose che sono meravigliose e che normalmente si potrebbero vedere solo a determinati livelli di altitudine o comunque solo in determinate parti del mondo. Questo ci deve però far riflettere. È uno scenario bellissimo, è bellissimo da vedere, ma l'idea di come i nostri ghiacciai si stiano riducendo così velocemente a causa dell'effetto serra, questo invece un po' ci dovrebbe far riflettere. E sì, la natura si adopera e ci regala poi degli scenari stupendi e si adatta all'atmosfera, al clima, alla situazione che c'è e come sempre riesce a creare qualcosa di meraviglioso. Noi invece purtroppo riusciamo solo a dargli una mano per distruggere ciò che lui ha creato. Quindi non so, sarebbe bello se anche solo una persona che vede il video in questo momento si fermasse un attimino a riflettere e magari nel proprio piccolo riuscisse a fare un qualcosa per aiutare ed evitare magari l'effetto serra. Una cosa semplice e banale potrebbe essere magari andare un po' di più in bicicletta, usare meno la macchina, usarla magari più in comune per andare al lavoro e non ognuno la propria macchina. Potrebbe anche essere anche solo utilizzare i mezzi pubblici. A volte magari possono essere scomodi, ci mettiamo un po' più tempo magari per fare alcune cose. Al tempo stesso però avremo anche più tempo da dedicare a noi stessi mentre siamo sui mezzi o comunque se siamo in macchina in compagnia. Avremo un risparmio economico da una parte, magari una perdita di tempo in più da parte dell'altra, ma ci guadagneremo anche in socializzazione verso altre persone. Questa è una mia idea, una mia riflessione che magari può far riflettere qualcuno o magari già lo fate. Se è così scrivetelo sotto nei commenti e altrimenti date anche voi un'idea che potrebbe essere utile a chi magari sta vedendo il video e poi magari legge i commenti, ha uno spunto che magari a me non viene in mente e che nel nostro piccolo ciascuno potrebbe fare per evitare un attimino l'effetto serra o perlomeno ridurne un attimino le conseguenze. Ciao! Ritorniamo sui nostri passi e andiamo verso la variante B per andare a vedere l'altro laghetto che si va a formare dallo scioglimento di quest'altro ghiacciaio che è qui di fianco e non vi so dire esattamente il nome, dovrebbe essere lo Schenner, mi sembra. Comunque di qua poi è possibile salire praticamente dal Bignami, c'era proprio la variante che portava su di qua e ci sono le possibilità di fare speleologia, quindi sempre con le guide alpine in maniera tale da farlo in sicurezza. Qua c'è il laghetto che poi diventa fiumiciattolo e va a riversarsi verso la diga di Gea. Noi da qui poi ritorniamo verso il rifugio Bignami, quindi rifacciamo la parte che era leggermente esposta e torniamo sempre sui nostri passi fino al rifugio Bignami. Da qui dobbiamo farci una bella discesa per prendere la variante che ci riporta al parcheggio della diga di Gea passando dal lato sinistro. Quindi noi in questo caso abbiamo fatto un giro ad anello in senso antiorario, come partenza dal mattino, intendo. Si attraversano sempre vari ponticelli perché comunque è pieno di cascatelle e bisogna seguire praticamente la linea che vedete a mezza costa della montagna. Avremo un po' di salite, non tanto, sono neanche un 350 metri di dislivello più o meno, però il percorso è molto più lungo, di qua sono 12 km e mezzo, quindi il totale di tutto il giro siamo sui 20 km. Quindi valutate al ritorno come siete stanchi o meno per andare, ci sono anche ranocchi che ci fanno compagnia. Di qua invece praticamente il ponticello dovete scendere un attimo e prenderlo più a valle per poi risalire perché non era praticabile. Questo è l'alpeggio Gemré dove vengono portate le mucche in estate e viene fatto proprio il formaggio come si faceva una volta. Si ricomincia a risalire un attimo. Dopo questa piccola salita il sentiero non è molto chiaro perché si dirama in diversi punti e i cartelli non sono proprio chiarissimi. Voi seguite il prato dove vedete in lontananza delle baitine, superate questo ponte e praticamente vi ritrovate con una strada bianca
carrozzabile in parte che vi riporterà giù verso la diga. Se invece seguite verso destra lo potete fare tranquillamente, però dipende come siete messi, cioè se siete stanchi prendete questa variante, perché comunque è un sentiero che scende parecchio per poi risalire, quindi non vi perdete, cioè ritornate comunque al punto di partenza. Lì dipende semplicemente come preferite affrontare voi il tutto, perché comunque come vedete poi di qua ritorna subito sentiero e c'ha comunque la sua discesa, perché dobbiamo tornare giù verso l'altezza della diga di Gea. L'ultimo tratto oramai è alla stessa quota della diga, quindi si passa sotto pietre da cui è stato proprio scavato il passaggio. Il tramonto è bellissimo da vederlo, si sta iniziando ad alzare anche un po' di foschia. E noi intanto proseguiamo. Abbiamo quasi finito di fare tutto il giro del lago, quindi alla fine l'escursione di oggi è stata molto articolata, comporta praticamente il giro di tutto il lago, la salita fino al ghiacciaio Fellaria e anche parte della variante B per vedere il laghetto che si intravede. Se il video ti è piaciuto metti un like, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre informato sui nuovi video in uscita. E se anche tu hai già fatto questo giro o hai intenzione di farlo, qualunque altra cosa, prova a scrivere nei commenti e ti risponderò nel più breve tempo possibile, o comunque magari hai altre varianti che si possono fare da qua, da commentare per altri. Ciao!